chiudeste gli occhi, ora, occhi chiusi, un respiro, vorrei condurvi in un viaggio di nuove scoperte. Immaginate di essere leggeri, i vostri piedi si staccano dal pavimento, state prendendo quota ed ecco che iniziate a sorvolare una terra bellissima, meravigliosa. Ci sono montagne innevate, ci sono foreste verdissime, spiagge incontaminate. In che paese potremmo essere? Forse in Cina? Iniziamo a perdere quota, ci appoggiamo su questa terra e scopriamo una terra pacifica, dove non ci sono dittatori, dove tutti possono votare ed esprimersi liberamente. Allora forse siamo in India? No, non può essere. Ci dicono che questa sia la più grande potenza economica del mondo. Continuiamo a volare, a volare, a volare, ma è ovvio, siamo in America. Torniamo a perdere quota, ci appoggiamo e scopriamo tantissime nazioni, ciascuna con la propria cultura, con le proprie tradizioni e la propria lingua. Allora dove potremmo essere? Aprite gli occhi perché siete arrivati. Questa terra meravigliosa e pacifica è l'Europa. E grazie ad un'Europa unita e pacifica che oggigiorno noi siamo più ricchi. Siamo sicuramente in una posizione tale da vivere più a lungo rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto. Insomma, l'Europa e tutti noi di riflesso non siamo mai stati meglio, eppure non sembriamo accorgercene. Neppure quando vediamo persone disposte ad andare in guerra, pur di avvicinarsi a noi, unirsi a noi. Neppure quando vediamo persone disposte a giocarsi la vita per raggiungere le nostre coste. Insomma, stiamo diventando dei pessimisti cronici quando si tratta di pensare al nostro futuro insieme. Alcuni paesi europei si accusano a vicenda, altri vorrebbero addirittura andarsene. Insomma, è un po' come se non ci fossero più dei buoni motivi per stare insieme. Per cortesia, non fraintendetemi. L'Europa è tutto tranne che perfetta. L'Europa è così complessa che neppure gli addetti ai lavori riescono a districarne le fondamenta. Fondamentalmente, quando si parla di Europa, siamo un po' tutti euro-analfabeti. Non è colpa nostra. L'Europa è avvolta da leggende, da miti, che non ci permettono di capire come funzioni, che cosa faccia per tutti noi. Vorrei sfatare questi miti, smentire queste leggende e lo farò uno ad uno per distinguere ciò che è vero da ciò che è falso e possibilmente per offrirvi un altro sguardo su questa Europa. Economicamente debole, poco democratica, tecnocratica, costosa e elitaria. L'Europa emerge oggi come il nuovo Leviatano nell'immaginario collettivo, capro espiatorio di tutte le colpe dello Stato-nazione. Queste affermazioni in realtà non superano la prova dei fatti. Si dice che l'Europa non sia democratica e in particolar modo che sia meno democratica dei paesi che la compongono, a cominciare dall'Italia. In realtà studi e le mie stesse ricerche dimostrano come in realtà l'Europa sia perlomeno democratica come i suoi singoli stati ed addirittura offra maggiori opportunità dei suoi singoli stati per i cittadini di essere parte del processo decisionale. Chi decide in Europa? Decidono i nostri governi, i rappresentanti dei nostri governi, insieme ai parlamentari che noi stessi contribuiamo a eleggere ogni 5 anni. Insomma, chi decide a Bruxelles non è Bruxelles, sono i nostri rappresentanti. Bruxelles non è un'entità terza. Si dice che l'Europa sia costosa, che il suo bilancio sia eccessivo rispetto ai compiti che le sono affidati.
Ebbene, se guardiamo al bilancio dell'Unione Europea, questo è pari all'1% della ricchezza che produce l'Europa. Sapete qual è il bilancio della Repubblica Italiana? Intorno al 50% della sua ricchezza. Parliamo poi di impiegati. Il numero di impiegati delle istituzioni europee è equivalente al numero degli impiegati che lavorano nei comuni della Lombardia. 63.000 impiegati, con una differenza, che gli impiegati lombardi si occupano fondamentalmente di poco più di 1 milione di cittadini, mentre quelli europei si occupano di più di 500 milioni di cittadini. Infine si dice dell'Europa, e questo è il mito più difficile da sfatare, che sia elitaria. Pochi eletti beneficerebbero di questa bella Europa. E qui ci terrei a dimostrarvi che non è vero, tramite la mia storia. Sono nato in Italia da una famiglia con poche inclinazioni internazionali, ma ho avuto la possibilità, grazie all'Europa, di studiare in Svizzera, in Belgio, lavorare in Lussemburgo. Oggi lavoro in Francia, vivo in Spagna e, proprio per dirvela tutta, mia moglie è basca. Le mie figlie sono un po' confuse, non parlano ancora tanto bene. Ma fondamentalmente l'Europa ha dato una svolta alla mia vita, così come l'ha data a milioni di cittadini europei e forse anche ad alcuni di voi. Ed è per questo che soffro quando la vedo maltrattata dai politici, che le addossano tutte le colpe e a volte si appropriano dei suoi meriti. Ed è per questo che soffro quando la vedo falsificata dalla stampa. Ed è per questo che soffro quando la vedo mal compresa dai suoi cittadini, inclusi i miei cari, i miei amici, la mia famiglia stessa. Sapete quanti di noi, cittadini europei, decidono di lasciare il loro paese per stabilirsi in un altro paese europeo? Ebbene, siamo il 3%. Il 3%. So esattamente cosa state pensando. Ecco, vedi, siete i pochi eletti, i privilegiati. Questo tuttavia non è corretto, perché noi, il 3%, non siamo una casta, non siamo particolarmente ricchi, non siamo delle persone che vivono lontano dalla vita reale, siamo parte di quella realtà. In realtà paghiamo le tasse, votiamo, a volte a sinistra, a volte a destra, a volte non votiamo, esattamente come tutti gli altri. Fondamentalmente noi, il 3%, siamo la punta di un iceberg, la parte visibile dell'esperienza di vita europea. Ma sapete quanti cittadini europei hanno famiglia, amici in un altro paese europeo? Sapete quanti di loro trascorrono del tempo in un altro paese europeo, almeno una volta all'anno? Ebbene, siamo il 50%. Siamo dunque noi che viviamo questa Europa. Siamo noi che costruiamo un'Europa. Siamo noi e non loro che stiamo creando uno spazio di vita nuovo e diverso. Forse è anche il caso di incominciare a sentirci orgogliosi di questa Europa. Ad un certo momento nella vita tutti studiamo, cerchiamo un lavoro, cerchiamo un compagno, una compagna, un marito, compriamo casa. Riuscite a pensare se anziché fare tutte queste attività in un paese, possiamo farlo in 28 e allo stesso tempo? Questa è l'essenza dell'Europa, la possibilità di realizzarci in uno spazio geografico e mentale più ampio rispetto a quello in cui siamo nati. Questa è l'Europa. L'Europa è adesso ed è nostra. L'Europa non è sempre stata un catalizzatore di opportunità. Di certo non l'è stata per i nostri antenati, per i nostri bisnonni e nonni, per cui l'Europa è stata una barriera, non un'opportunità. Mio nonno, alla mia età, viveva in Libia. Vi è rimasto quasi 20 anni a combattere contro gli inglesi. Quando è rientrato, si è trovato di fronte all'occupazione tedesca prima di incontrare mia nonna. Oggi i miei migliori amici sono i discendenti dei nemici di mio nonno e le mie figlie giocano con i loro figli. Tutto questo
È avvenuto in meno di 3 generazioni. Eppure continuiamo a non vedere l'Europa in questi termini. L'Europa e non vedere l'Europa oggi significa perdere delle opportunità, non soltanto per noi, ma anche per i nostri figli e i figli dei nostri figli. Insomma, fatemelo dire, è un po' come vincere il lotto e non riscuotere il montepremi. Attenzione, di nuovo, non vi sto dicendo di innamorarvi dell'Europa, ma già che ci siete, magari godete di questa Europa, approfittate di questa Europa. Nel momento in cui non siamo mai stati così pacificamente interconnessi a livello globale, ci ostiniamo a guardare il mondo dal nostro orticello. Siamo ancorati allo Stato-nazione, che si tratti dell'educazione, che si tratti del mondo del lavoro, della stampa, della politica. Siamo comunque sempre in una posizione che è nazionale. Sapete che a forza di fare così ci concentriamo sugli alberi e perdiamo di vista la foresta. E soltanto se saremo in grado di ribaltare questa prospettiva, che potremo iniziare a vedere l'Europa come un'opportunità. Divisi abbiamo massacrato l'Europa, insieme l'abbiamo ricostruita, ora è il momento di viverla. Abbiamo il dovere morale, noi, abitanti della civiltà più evoluta al mondo, di capire e trasmettere questo messaggio e possibilmente di pensare quotidianamente al senso del nostro vivere insieme. Per fare ciò dobbiamo essere in grado di scardinare la mentalità dominante, quella impostaci dai politici, dalla stampa, dai poteri forti. Perché in realtà non è soltanto l'Europa che ci è stata nascosta, c'è di più. È la nostra capacità di essere artefici delle nostre esistenze. Insieme abbiamo intrapreso un viaggio alla scoperta dell'Europa e lo abbiamo fatto con gli occhi chiusi. Ora è tempo più che mai di aprire i nostri occhi. Grazie.